Amici, oggi prepariamo una torta ai limoni, una torta delicatissima, facile da fare e che dire, con un buon profumo siciliano. I limoni sono i protagonisti, cominciamo a farla. Allora, iniziamo a fare la base della nostra torta ai limoni. Ho preparato 200 g di farina 00, e la andiamo a versare in un recipiente più grande. Si deve impastare poco poco, pochissimo. 200 di farina. 200 di farina. Poi abbiamo 50 g di zucchero. E un pizzico di sale. Ok, questo è il procedimento per fare che cosa? Stiamo preparando la nostra base per la nostra torta, che è facilissima. Quindi, ricapitolando, 200 g di farina, 50 g di zucchero, un pizzico di sale. A questo punto, con la manina, ovviamente, mescoliamo. Adesso cosa aggiungiamo? Andiamo ad aggiungere 80 g di burro. Il burro l'ho tirato fuori dal frigorifero mezz'oretta fa, quindi è un po' più morbido. Lo andiamo a mettere all'interno e cominciamo a lavorare il burro con la nostra farina. Quindi si deve amalgamare. Esatto, infatti il burro, guardate, è molto morbido, basta uscirlo leggermente prima dal frigorifero. A questo punto, dopo aver messo il nostro burro, andiamo a mettere un uovo. Un uovo di gallina, sempre di gallina sono le nostre uova. Sempre di gallina. E andiamo girando. Va bene. Questa è la mia torta, giusto? Solo tua, ovviamente, ma questa è una torta, ragazzi, fatela perché viene veramente squisita. Poi i limoni, diciamo che arricchiscono ovviamente la nostra torta. Allora dobbiamo formare un panetto. Quindi mescoliamo per bene e prendiamo tutto il nostro impasto. Direi che questa torta ci sta, perché oggi Sara e Vincenzo fanno 14 mesi. 14 mesi di puro amore, di pura gioia e di tanto. Quindi gliela offriamo a loro, i limoni li mangiano? No. E allora mi sa che Ma me la mangio io. Non dire li offriamo a loro, tanto la mangerai tutta tu questa torta. Me la mangio io. Ok, dobbiamo rendere compatto il nostro impasto. Una volta formato il nostro panetto, guardate, cosa facciamo? Lo mettiamo in pellicola, lo conserviamo 10 minuti in frigorifero. Chiudiamo. Quindi deve venire un panetto così e si fa riposare 10 minuti. Lo facciamo riposare 10 minuti in frigo. In frigorifero. Nel frattempo noi, che lui riposi, andiamo a preparare la nostra crema ai limoni. Allora, per preparare la nostra crema ai limoni, cosa ci occorre? Allora, intanto 120 g di zucchero e li mettiamo in una ciotola. Poi abbiamo una scorza di un limone. Una scorza di limone. Di un limone, esatto. Poi come procediamo? Dobbiamo andare ad aggiungere 3 uova. Ti posso fare una domanda per la mia torta? Ma se volessi farla all'arancia... La stessa identica cosa. Basta sostituire cosa? La scorza di limone con quella di arancia e il succo, ovviamente. Andiamo a mettere 3 uova all'interno. Sempre di gallina? Sempre di gallina. Va bene, sempre uova di gallina. Mi raccomando, non usate uova di struzzo. No, sempre di gallina. Quindi 3 uovetti. Esatto. E giriamo il tutto. Ok, quindi a mano, non con la frusta. Con la frusta non elettrica, ovviamente, non serve. È molto semplice anche da andare a fare la crema al limone, perché gli ingredienti sono molto semplici. Io già sento un buon profumo. Io pure di limoni. Giriamo bene le uova con lo zucchero. Dopo aver girato le uova con lo zucchero e la scorza di limone, andiamo ad aggiungere 15 g di amido di mais e lo mettiamo all'interno. 15 g di amido di mais, che servirà ovviamente per far addensare la nostra crema. Giriamo per bene. Dopo aver sciolto l'amido, andiamo ad aggiungere 200 ml di limone, di succo di limoni, che su per giù corrispondono a 4 limoni. Quindi andiamo a versare tutto all'interno. Naturalmente gli abbiamo tolto le ossicine. Sì, è stato filtrato il succo, certo. E si gira. A questo punto non ci resta che metterlo sul fuoco e mettiamo tutto in un pentolino.
e cominciamo a girare in modo tale che la nostra crema si formi. Una volta addensata la crema, quindi quando vedete che già è densa, andiamo ad aggiungere 50 grammi di burro. Ok. E lo facciamo sciogliere. Quindi si aggiunge quando sta iniziando Alla fine, quando comincia a densare. prendere consistenza. La nostra crema al limone è pronta. Quindi spegniamo La mia crema al limone. la amore. tua, prendiamo il tutto e lo lasciamo riposare. Guardate la densità, è molto densa. Bellissima, il profumo è meraviglioso. È buona, sì. Allora, a questo punto, dopo aver fatto la crema, la nostra base per la torta è già pronta. Andiamo a cuocerla. Andiamo a spianare la nostra base per la torta, che ha riposato 10 minuti proprio in frigorifero, il tempo di fare la crema. La mettiamo su un foglio di carta forno, copriamo e con un mattarello lo andiamo a spianare. Ma questa che è una tecnica segreta? No, non è una tecnica segreta. Ah no? Si fa così. La potrei fare direttamente qui, però preferisco usare la carta forno. Allora, una volta spianata per bene, guardate come l'ho fatta sottile, con un semplice mattarello andiamo ad adagiare la nostra base direttamente su una teglia. Io sto usando una teglia imburrata di 28 cm, una teglia normale. Andiamo a metterla direttamente sulla teglia, quindi togliamo la carta forno e la andiamo a mettere direttamente sulla teglia. Una meraviglia. A questo punto con le nostre ditina la sistemiamo, la facciamo adagiare per bene sulla nostra teglia. Ok. Ovviamente quelle in esubero poi la andiamo a levare. Io la faccio aderire bene ai bordi e poi levo quella superflua con le mani. È molto morbida come base, Ok. quindi con le dita la faccio aderire. Viene non è una pasta frolla, è la base molto morbida deve venire. Con gli ingredienti che vi ho detto verrà morbida. Ok, una volta fatta aderire andiamo a levare il superfluo Ok. Come lo levi? col coltello, semplicemente col coltello. Ah, facile. Sì, È caduto un pezzo. e levalo. Tu la mangerai questa torta? No, cruda. Ma può essere mai cruda? Certo la mangio, già è mia questa torta. È tutta tua. Cioè, non pensare che tu ti becchi solo l'assaggio, ma poi il resto è mia. Ma la vuoi smettere che poi ci credono veramente? Allora, una volta sistemata la nostra base, prendiamo una forchetta e la andiamo a bucherellare Perché? per evitare che si gonfi poi in cottura. Quanto va cotta la nostra base? Va cotta per 30 minuti a 170-180 gradi. Io sto usando il forno ventilato e l'ho già acceso, quindi sempre forno preriscaldato. Quindi forno preriscaldato, ventilato. 170-180 gradi per 30 minuti. Ok. Inforniamo la nostra base, Così, intanto, per com'è? così per com'è. Intanto la nostra crema è pronta. La nostra base per la torta è pronta. Vi devo dire che viene molto croccante, anche sotto è cotta molto bene. Ha cotto 20 minuti, non di più. Okay. Io ho messo il forno a 170 gradi. A questo punto dobbiamo mettere la nostra crema. Cosa facciamo? La mescoliamo e la andiamo a spargere tutta sopra la nostra base. Io dico che ti lecchi i baffi con questa torta, Ok. Eh sì. Allora la prendiamo e la andiamo a versare direttamente all'interno e la andiamo spalmando. Io non ho messo la crema in frigo, infatti è ancora tiepida. Se volete, la volete mangiare più fredda, la mettete un po' in frigo e la mangiate. A questo punto, per ornamentare la nostra torta, ho preso 2 fette di limone,
Le mettiamo da questo lato, le potete mettere tutte a girare, insomma come preferite. E poi finiamo con 2 foglioline di menta. E la nostra torta al limone è pronta. Una delizia. Buona, guardate le imperfezioni dei bordi. E ovviamente dico, è fatta a mano, quindi ci sta. E si è staccata subito dalla teglia. Subito, immediatamente, imburrate bene la teglia e non avrete problemi a staccarla perché cuoce veramente poco ed è molto friabile come base. La crema non l'ho messa in frigo, quindi l'ho lasciata raffreddare a temperatura e questa è la nostra torta al limone. Adesso dobbiamo tagliare e mangiare. Tagliamo una fetta di questa meravigliosa torta al limone. L'unica fetta che ti spetta, L'unica? Mamma che profumo. Assaggiamo. Assaggio io ovviamente. Com'è? Buonissima. Se volete renderla un po' più dolce, io preferisco sentire il sapore del limone, aggiungete più zucchero. Però è venuta veramente squisita. Questa se la mettete in frigorifero, la crema tosta di più ed è più densa. Però veramente buona, molto delicata. Questa è tutta mia ovviamente. Questa certo, è la mia. è tutta tua. Spero che vi sia piaciuta questa ricetta, se vi è piaciuta la fate e mi dite come vi è venuta. Noi vi ringraziamo di tutto, vi abbracciamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao da Betty E Marco. Ciao amici. Ciao amici.